Ciao a tutti appassionati di Baldur's Gate 3. Se siete arrivati a questo video, molto probabilmente siete dei giocatori che come me si sono trovati all'interno di un bug, di un problema relativo al gioco inerente ai personaggi cooperazione, ovvero quei personaggi che entravano a far parte del vostro party nel momento in cui ricevevate una richiesta da parte di un altro giocatore di fare parte, di fare cooperazione all'interno del gioco. Questo personaggio rimaneva all'interno del vostro party una volta finita la cooperazione e se disgraziatamente, che poi, cioè, disgraziatamente non è vero perché uno dopo aver progredito col gioco, aver ottenuto magari dei risultati è così contento di salvarsi la sua partita, di dire, boh, ok, questa missione, questo scontro l'abbiamo portato a casa, però nel momento in cui salvavate con all'interno del vostro party uno di questi personaggi cooperazione, questo rimaneva bloccato all'interno del vostro party e non potevate più eliminarlo. Dovevate sempre gestire il vostro party con lui all'interno e quindi non potevate crearlo, spostare al meglio i vostri personaggi presenti nell'accampamento. Con la patch 2 di ormai un paio di giorni fa, questo problema finalmente si è risolto. Nel caso in cui voleste un approfondimento in più inerente alla patch 2, vi lascio sopra di me la scheda del video che ho pubblicato un paio di giorni fa, in cui ne spiego un po' meglio i dettagli e gli aspetti coinvolti da questo importante aggiornamento. E quindi se volete andare a vedere anche quel video lì per capire meglio di cosa sto parlando, fatelo pure e a me fa un sacco piacere. In questo video voglio approfondire un pochino meglio questo discorso degli avatar o come sono stati chiamati in seguito a questa patch e farvi vedere effettivamente che il cambiamento è avvenuto e se anche voi come me vi siete trovati in questa situazione, finalmente potrete cambiarla in maniera molto semplice. Allora, se anche voi, come lo sono io, siete dei maniaci e avete mantenuto attivi i pop-up dei tutorial, non appena arriverete in una zona in cui avrete libero accesso all'accampamento, ovvero ci sono alcuni dungeon che non vi danno modo di viaggiare velocemente. Viaggio veloce è l'accesso che avete praticamente schiacciando la mappa al vostro accampamento oppure i vari teletrasporti che avete disseminati sulla mappa. Se non avete questa opzione, il pop-up non apparirà, ma appena arriverete in una zona in cui avete libero accesso al viaggio veloce, questo pop-up vi apparirà. Oppure se li avete disabilitati, vi basterà andare in una zona in cui avete libero accesso all'accampamento e in questo modo gestire il vostro party e gestire i vostri avatar. Per congedare un avatar il sistema è molto semplice. Vi basterà iniziare una conversazione con quest'ultimo, come fate normalmente con gli altri personaggi. Avrete l'opzione di poterlo congedare. Una volta congedato lo ritroverete all'interno del vostro accampamento. Ma lo ritroverete all'interno dell'accampamento in che forma? In una forma che a me onestamente inizialmente ha fatto un po' ridere, perché sembra sostanzialmente che hanno preso questi avatar e li hanno posizionati nell'armadio, e effettivamente il discorso è proprio questo. Immaginatevi di andare davanti al vostro armadio, aprire le antine e scegliere, va bene, oggi che camicia mi metto, che vestito mi metto? E questo è sostanzialmente quello che hanno fatto all'interno dell'armadio degli amici ribelli di all'interno dell'armadio degli amici ribelli di Avvizzito, che non è assolutissimamente un nome facile da dire, ma è quello che l'Arian Studios ha realizzato per noi per la gestione di questi avatar. Infatti all'interno del vostro accampamento, più o meno in zona dove si trova Avvizzito, troverete un vero e proprio armadio e una volta aperto questo armadio appariranno le icone con i volti, con gli avatar dei personaggi cooperazione che avete utilizzato all'interno della vostra campagna che avete congedato. All'interno di questo armadio avrete due opzioni.
Cliccando col destro sull'icona dell'avatar che desiderate visionare, avrete infatti l'opzione esamina per vedere sostanzialmente la sua scheda del personaggio e fino a che punto lo avevate portato o lo aveva portato chi è entrato in cooperazione con voi. Invece, cliccando sull'ascia, avrete comunque l'opzione di fargli lasciare l'armadio e farlo entrare nel vostro gruppo. Quindi se è un personaggio a cui tenevate parecchio e come nel caso del mio Carl che l'ho giocato per un bel po' e mi ci sono affezionato parecchio, nel momento in cui vorrete riportarlo nel vostro gruppo, vi basterà andare ad aprire l'armadio, scegliere da quale appendino tirare giù il vostro avatar e inserirlo nuovamente all'interno del vostro gruppo. Devo dire che questa soluzione trovata dall'Arian è molto pittoresca, molto particolare, mi fa particolarmente sorridere, però il fatto che faccia sorridere rende particolarmente bene l'idea di questi personaggi un po' usa e getta che entrano a far parte del nostro party e un po' rompono le balle, un po' ci affezioniamo a loro. L'ho trovata un'idea carina, un po' bizzarra, però devo dire che mi piace questa cosa un po' particolare di come l'Arian Studios ha gestito questa cosa. Sì, sì, mi piace, mi piace. Ragazzi, per questo video è tutto. Vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E se magari volete parlarne direttamente di queste cose, vi ricordo anche che ci sono sia un Discord che un Telegram dove è più facile e più veloce scambiarsi informazioni. Quindi se volete raggiungermi lì e avere un luogo dove poter discutere tranquillamente di queste cose, io vi aspetto con molto piacere. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video. Here goes nothing.